Marco Scivoli. Sì, il proscenio è tutto per lui, 60.000 spettatori a San Siro per Ronaldinho. Era l'estate del 1997, quando questo giocatore si trasferiva ed esordiva nel campionato italiano. Ed è proprio grazie a lui se poi mi sono appassionato al mondo del pallone dell'Inter. Ma non solo, già perché Ronaldo è riuscito a farmi appassionare anche al suo paese di origine, il Brasile. Ed esattamente 20 anni dopo il suo arrivo in Italia, io ho deciso di fare 1 mese e mezzo di volontariato nel suo. E per rendere ancora più magico questo momento, mi sono anche rasato la testa. Quindi, vabbè, non ha importanza, ma andiamo a vedere bene quali saranno le mie tappe, perché non sarà soltanto una. Andiamo a vedere, qui ho una mappa. Eccola qui la mappa, quindi stasera prenderò l'aereo che mi porterà direttamente a San Paolo, in Brasile, ma starò pochissimo, giusto il tempo di prendere il volo interno che mi porterà a Campo Grande. Dov'è? Campo Grande, eccola qui, che è la capitale del Mato Grosso del Sud. Qui incontrerò altri volontari italiani, faremo 16 giorni di attività, dopodiché ci sposteremo seguendo questa strada, un po' meglio di come sto facendo io, che ci porterà a Corumbá, vicino al confine con la Bolivia. Eccolo lì, non l'ho inquadrata bene, eccola lì. Torneremo indietro poi dopo 4 giorni perché c'è l'anniversario dell'ospedale, e il giorno dopo ripartiamo seguendo sempre, mamma mia non riesco a stare sulla strada, che ci porterà a Paraíso do Leste, che è un paesino sperduto nel Mato Grosso del nord. Eccolo, non riesco neanche a mettere a fuoco. Eccolo lì, e lì staremo ben 20 giorni. Dopodiché la mia attività sarà finita, tornerò indietro e basta. E niente, queste saranno le mie 3 tappe. E adesso si vola a Malpensa, perché tra pochissimi minuti io partirò, e stasera alle 22:10 ho l'aereo che mi porterà appunto a San Paolo. E niente, ci vediamo a Malpensa. E si sale finalmente sull'aereo, sono le circa qui 22 qualcosa, non ho visto, vabbè, comunque finalmente si parte quasi. Qui cosa abbiamo? Cuffie, copertina, forse un cuscino, ottimo, benissimo. Dai, l'aereo non è male, qui c'è un tifoso del Gremio, quindi l'aereo è giusto. E niente, dai, figo, mi piace, bello. C'è un problema, la ragazza qua a fianco sta malissimo, ci ha riempito diversi sacchetti di vomito e non so perché, c'è una puzza incredibile, ma il problema è che siamo ancora a Malpensa. Vabbè, ma chi se ne frega, perché tra una vomitata e l'altra finalmente decollo, conscio del fatto che le cose sarebbero sicuramente migliorate già a partire dalla calda San Paolo. Finalmente sono atterrato, però sono atterrato a Carmagnola a quanto pare, perché c'è un casino di nebbia, non si capisce perché, vabbè. E dopo l'ennesima delusione recupero la valigia che nel frattempo è diventata fosforescente e mi accorgo di essere in Sud America soltanto perché un tizio cerca di imbarcarsi con una tavola da surf. È ancora presto per festeggiare perché non sono ancora arrivato, c'ho ancora un volo da prendere, eccolo lì, 8:35 Campo Grande. Siccome non ho ancora parlato del progetto che sono andato a seguire, ne approfitto adesso che l'aereo sta atterrando per parlarne un po'. Allora, questo progetto si chiama Treino, o meglio Treino di Basquete, che in italiano significa allenamento di basket. Lo fondò circa 15 anni fa un volontario italiano di nome Bruno Gontero. Lo creò durante le vacanze invernali qui in Brasile ed era aperto a tutti i ragazzi della scuola, in modo tale da toglierli dalle distrazioni e soprattutto dalle brutte tentazioni delle strade brasiliane. Ora purtroppo Bruno non c'è più e noi volontari italiani partiamo appunto dall'Italia per venire fino qua e portare avanti il suo progetto.
scappa quindi al Saint-Julian, un ospedale situato in periferia a circa 15 km dalla città di Campogrande. Fu inaugurato nel 1941 come lebbrosario, ma a causa della mancanza di fondi e della cattiva gestione, l'ospedale in poco tempo si trasformò in un ghetto per il ricovero forzato. I malati, così oltre a ritrovarsi in fabbricati in pessimo stato di manutenzione e con condizioni igieniche disumane, venivano internati e privati addirittura dei documenti personali, perché le autorità ritenevano che da qui non sarebbero mai più dovuti uscire. Questo è quello che mi ha raccontato Suor Silvia. Lei, che da metà anni 60 lavora qui, è riuscita con l'aiuto di altri volontari dell'operazione Mato Grosso e con le donazioni dall'Italia nell'impresa di migliorare le cose, riportando umanità e dignità ai malati. Il Saint-Julian è stato talmente ristrutturato e ampliato bene che al suo interno c'è davvero di tutto. Sembra proprio un piccolo paesino. Perché oltre ai reparti ospedalieri sono presenti anche le casette per tutti i volontari che abitano qui o per quelli occasionali come me, una grandissima sala conferenze, una chiesa che nel 1991 ha avuto l'onore di ospitare Papa Giovanni Paolo II, le cucine con la mensa per tutti gli inservienti e i malati, un calzolaio, una lavanderia, un piccolo bar e addirittura una stalla per gli animali d'allevamento. Che bestie, maiali del Saint-Julian. La tosse forse questo. Ed infine la scuola elementare Franco del Piano, dove qui tutti i giorni avrò l'arduo compito, insieme ad altri volontari italiani, di insegnare lo sport ai ragazzi del posto nelle loro vacanze invernali. Ah, non l'ho detto, essendo dall'altra parte dell'emisfero, qui a luglio è inverno. Ma il mio problema principale era più la sveglia al mattino presto. Allora, sono le 5:30 circa, caffè alla brasiliana per tutti, oggi tocca a me. Si fa così col filtro e qui abbiamo il latte appena munto. Allora prima che arrivino gli altri si inforna il pane, così è bello croccante, poi con la marmellata è uno spettacolo e voilà. La colazione va digerita in fretta perché alle 8 arriva già il pulmino con i ragazzi più grandi. Molti di loro, abitando lontani, non potrebbero venire a piedi fino qua. Così il progetto mette a disposizione anche un pulmino che ha lo scopo di incentivarli ad abbandonare l'ozio casalingo. La giornata inizia veramente solo quando suona l'inno del treno, che è semplicemente una canzone che rende omaggio a Bruno e all'attività, ed è capace di entrare subito in testa anche a chi non conosce il portoghese. Poi i ragazzi in base all'età si dividono in 5 gruppi. Il primo seguirà il basket, che è lo sport principale del treno, tant'è che una volta si faceva solo quello. Il secondo gruppo invece partirà dalla danza, dove davvero tutti vengono messi alla prova. Il terzo dalla pallavolo, che in Brasile è molto apprezzata e giocata. Il quarto comincia dall'aula, che non è uno sport, ma cerca di far apprendere qualcosa di nuovo ai partecipanti, come in questo caso uno strumento musicale. E poi, infine, il quinto gruppo avrà il calcio, che qui non è considerato proprio uno sport, ma una vera e propria religione. Infatti anche le ragazze lo giocano più che volentieri, una gioia per i miei occhi. E se ne va, golasso, fortissima, questa fortissima, ho peggio diretto miglior di tutto Campogrande. Fortissimo. Cosa fa quell'altra dentro? E a metà mattinata si interrompe tutto perché c'è la merenda, che in realtà è più un pranzo. Infatti il treno vuole garantire anche un piccolo pasto a questi ragazzi, perché non tutti quando torneranno a casa troveranno la tavola apparecchiata. Con? Macarrão. Con? Con che? Carne moída. Carne moída? E salsicha. È buono o ruim? Bom. Gosta? Muito? Anche noi però abbiamo una pausa pranzo che passiamo con Suor Silvia e tutti i volontari dell'ospedale. Ci si trova a mezzogiorno per la preghiera e subito dopo si aprono le danze al buffet. Ecco un volontario che si va a servire. Cosa c'è di buono? Anche se non è facile trattenersi a tavola davanti a tutto quel ben di Dio, è molto consigliato perché alle 13 arrivano i più piccolini carichi come delle molle. E dopo un caloroso saluto le attività possono ripartire. Boa tarde. Tudo bem? Oi, tudo bem?
Se a fase é ruim e são tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus também, e isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu, bons brinquedos são, porém amigo seu é coisa séria, pois é opção do coração. Viu, o tempo vai passar, os anos vão confirmar as 3 palavras que eu proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Ah, tamanho. Ma a darci una mano con tutti questi bambini ci sono anche i volontari brasiliani, che sono semplicemente ex alunni della scuola talmente affezionati al treno che hanno dato piena disponibilità per aiutarci con l'organizzazione. E so di aver dimenticato tantissime cose, ma purtroppo non è facile per me descrivere in poche parole che cos'è il treno dei Bascheci. Siccome so di non esserci andato neanche tanto vicino, mi sono affidato a chi ne sa più di me. Ah, Stefano, allora, dammi una definizione di treno do Bascheci. Stai registrando? Già. Ma dal vivo così? Sì, al Stai brucio. già Sì. registrando? Stai già registrando. Definizione del treno di Bascheci e... come si può dire? La rifacciamo? Allora, Stefano, Sì, presente. voglio sapere che cos'è, con una definizione, il treno do Bascheci. Il treno di Bascheci con una definizione difficile, in una definizione collocare tutto quanto. Diciamo che è Provaci. un'attività nata tanti anni fa, dovrebbero essere 14, solamente con il basket. Adesso invece si è estesa a una moltitudine di attività sportive, tra cui il calcio, la pallavolo, la danza, le attività poi anche di aula, per cui è un momento di incontro durante le vacanze invernali dei bambini brasiliani, per far sì che non stiano in giro a casa, sulla strada senza fare niente, ma che possano venire qua a fare un'attività coordinata, imparando ed apprendendo dei valori, delle regole, e che questo possa essere utile per la loro crescita. Che significa para você o treino do Bascheci? É um projeto muito bom para mim, que me ajuda muito na minha vida, no exercício físico e tudo. Os italianos ajudam também. É muito legal o basquete. Eu queria falar que eu estou muito feliz porque é o meu primeiro ano aqui no basquete. Eu já tô me sentindo bem em casa aqui nessa série. Eu espero continuar fazendo todos os anos o basquete e estou muito feliz. Obrigado. De nada. Nós aprendemos coisas legais, né? Nós aprendemos a jogar basquete, essas coisas. E é bom porque a gente aprende novos amigos, né? Tem várias atividades aqui pra fazer que é super legal e também a gente canta, dança, é super legal. Ma perché você teme essa camiseta feia, meu Deus? Eu ganhei, Por quê? porque eu ganhei aqui na escola. Alan, o que você pensa do treino e dos italianos? O treino eu gosto. Quem fez o treino foi vocês, não foi? E os italianos são muito legais, eu gosto deles. De você
Você também. Tá, obrigado, Alan. Allora, Wellington, por que você escolheu de fazer o voluntário? Resumidamente, pelo amor do projeto. Eu era aluno, daí eu via os primeiros voluntários que surgiram brasileiros e eu me inspirei e comecei a ser voluntário. Se sente acolhido, é como se fosse uma família grande. É, tipo, a gente tem que vir, sabe? A gente tem que ajudar, porque a gente se apega muito ao treino e à escola. A gente tá aqui, tipo, desde pequeno. É uma coisa que a gente viu crescer, sabe? Então é bom pra gente. Tem que ocorrer o torneio, tem que ocorrer os treinos, os italianos têm que vir. Porque é um diferencial da escola. É uma coisa que a escola tem de diferente. Porque os italianos, eles saem das casas dele, vêm pra cá com o intuito de fazer as crianças felizes. Bom, faz 9 anos que eu fiz esse projeto e, tipo, foi uma coisa muito boa que me livrou nas férias de ficar na rua, sem fazer nada em casa, ficar sedentário. E quando eu cheguei no 9º ano, minha vontade foi ser voluntário. E essa vontade veio por causa que eu peguei amor ao progetto. Se durante la giornata si faticava sotto il sole, la sera invece no, anche perché l'incubo della sveglia è sempre dietro l'angolo, perfino l'ultimo giorno di treno. L'ultimo giorno prima del grande torneo di basket è davvero speciale, sia perché è l'ultima volta tutti insieme, e sia perché ci sono le premiazioni, quindi è tassativo iniziare alle 8 spaccate. Dipinto di blu. Beh dai, quasi le 8, dai. E per l'occasione, a premiare tutti i ragazzi che si sono distinti in positivo durante le varie settimane, c'è la preside della scuola, Denise. Mentre i premi che vengono consegnati fanno tutti parte di donazioni che arrivano dall'Italia e sono principalmente vestiti e materiale sportivo. Chi invece non rientra in questi premi riceve comunque del materiale per la scuola. Ovviamente tutti ricevono almeno un premio, oltre la canotta del treno che i ragazzi hanno già potuto ritirare il primo giorno. È tradizione concludere questa giornata con un canto tutti insieme, e quest'anno è toccato a niente po' di meno che Michael Jackson, ovviamente tradotto in portoghese, a chiudere il treno. A interrompere questo momento da brividi però sono i poco attesi saluti. Già, perché per molti è solamente un arrivederci a domani per il grande torneo di basket. Qualcun altro invece dovrà aspettare un anno prima di tornare qui, mentre altri addirittura sono costretti a dirsi addio. E a rendere il clima ancora più surreale ci pensano i ragazzi chiedendomi autografi sulle magliette, come se fossi un divo di Hollywood. Ma non era di sicuro il momento giusto per montarsi la testa, anche perché il torneo di basket è imminente e il tempo a disposizione per organizzarlo è davvero contato. Dimmi se ti sembra una cavolata. Vai. Allora, ho detto Denise, noi ci facciamo portare la lista e i documenti, facciamo una fotocopia in maniera che rimanga agli atti lì. Il torneo richiede un'ottima organizzazione perché è aperto non solo agli studenti della scuola Franco del Piano, ma a tutte quelle dei dintorni. È un evento davvero molto sentito qui e tutti sognano di vincerlo. È talmente sentito che nessuno vuole fare brutta figura, né tantomeno noi italiani che lo organizziamo. E quindi c'è bisogno di tirare a lucido sia il campetto vecchio in asfalto che quello nuovo, il più velocemente possibile. Allora, qua la situazione è che mancano un paio di squadre che devono ancora arrivare, o forse sono già in coda e poi finalmente ci siamo. Per fortuna c'è Salvo perché davvero qua non si capisce nulla, è un casino. E per evitare intoppi, Stefano, che tra tutti è il più preciso, ci raduna per spiegarci gli ultimi dettagli. Avete capito perché è importante la tempistica? Io qua mi sono tenuto pensando che si iniziasse alle 9, facendo 3 ore, dalle 9 alle 12 e finendo alle 17:30 su 2 quadre. Se la tempistica, poi andando avanti, ci rendiamo conto che
vanno a rilento, dovremo al volo cambiare i programmi e utilizzare quello fuori sul parcheggio. A oggi non è prevista, utilizziamo solo queste due qua. Il tempo non si stoppa. Il tempo non si stoppa, ma stiamo scherzando, se no finiamo a domani mattina. Allora super, quindi no, il tempo non si stoppa. Allora niente time out. Ma non si stoppa il tempo. No, nemmeno i time out, così non si gioca 10 minuti, 8 minuti regolari. Senza time out. Fuori, sono 900 minuti già così di gioco. È tutto calcolato. In poche parole, non ci devono essere imprevisti. C'è un problema col calendario adesso, perché una scuola ha portato una classe in più e adesso è un problema. Adesso bisogna spostare, ma devo rifare tutto. È la solita merda che fanno le cose alla brasiliana. Avete capito perché è importante la televisione? Pensando che si iniziasse alle 9. Però Stefano è davvero in gamba e il torneo finalmente può iniziare. Io mi occuperò del basket femminile di tutte le età, che detto tra noi non è che pulluli di grande tecnica, ma è bellissimo vedere l'impegno e la grinta che ci mettono su ogni pallone toccato. Anche gli allenatori entrano subito nella parte, durante i time out si sfogano. A mezzogiorno il torneo si ferma per il pranzo e tutti gli atleti possono finalmente recuperare le forze. Nel pomeriggio invece si effettuano le fasi finali e il torneo diventa sempre più avvincente. E anche le belle giocate aumentano. Contro ogni previsione però riusciamo a concludere il tutto giusto in tempo per le premiazioni. La modalità del torneo prevede che ogni categoria che si è piazzata prima, seconda o terza venga premiata con una coppa e medaglia. Ma la scuola che si aggiudicherà il trofeo principale sarà quella che avrà avuto nella classifica del torneo più classi vincitrici. A escola que ganhou o nono troféu com só 50 pontos, mais as outras classificadas, e a escola estadual Paulo. Il giorno dopo partiamo subito per Corumbá, vicino al confine con la Bolivia, e siccome sono previste ben 7 ore di viaggio, da buoni italiani ci siamo organizzati così per il pranzo al sacco.
arrivati notiamo subito che ci troviamo in uno dei quartieri più poveri di Corumbá. Infatti questa vicinanza con la Bolivia in passato ha reso questa città a tutti gli effetti un ponte per il passaggio della droga, creando nei ragazzi la figura dello spacciatore come lavoratore modello. Insomma, non proprio una passeggiata qui per noi. Per nostra fortuna però a venirci incontro c'è l'italianissimo padre Pasquale che durante una messa ci presenta davanti a tutti i ragazzi. In questa tappa lavoreremo al CAIGI, una specie di oratorio costruito con l'aiuto di italiani, spagnoli e sloveni. Questo oratorio è aperto tutti i giorni dell'anno e ha il compito di aiutare i ragazzi nell'apprendimento di un nuovo mestiere e con i compiti nel doposcuola. In questi giorni però, dato il nostro arrivo, l'attività principale sarà lo sport. Purtroppo per me la sveglia è sempre presto, perché alle 8 bisogna iniziare a far tornare i ragazzi nelle nostre attività, che questa volta saranno solo 3, basket, pallavolo e calcio. La direttrice del CAIGI ci ha confidato che il nostro lavoro non sarà concentrato solo sull'attività fisica, ma soprattutto sulla disciplina, perché qui di disciplina ce n'è davvero poca. La fortuna però non mi assiste e per giocare a calcio bisogna uscire dal CAIGI e percorrere qualche centinaia di metri sotto il sole cocente. Qui io e Stefano abbiamo cercato di togliere dalla testa dei ragazzi che il calciatore più forte non è quello che fa tutto da solo senza passare mai il pallone, ma è quello che gioca per la squadra e soprattutto con la squadra. I nostri esercizi quindi consistevano principalmente sui passaggi, velocità di dribbling e tiro, senza dimenticarci della cosa fondamentale, la disciplina. Pega bola! Pega bola! Lembra! Ci siamo fermati qui solamente 4 giorni, ma sono stati davvero intensi e faticosi, conditi anche da qualche attimo di terrore. Tocca ragna, tocca ragna. Tocca ragna. No, no, no! No, no, no! È loca! No, 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 no! No! Tocca ragna. Con mano. Pega No, no, no! No! Perché? No! Ah! Oddio! No! Ah! Nós quer jogar lá, moça, cara! Ah! Ok. É que lá na Europa, a aranha não parece desse tamanho como parece. No, sono pequeñas, sì. Entendeu? No, Não desse tamanho, pra esse é maior. grande assim não está, né? No, no, no. Então tá bom, vamos lá. Ah, mas tem que tirar esse treco daqui, é pra atrapalhar o jogo. Prima di ripartire per Campogrande però vengo attratto da una curiosità. Dietro a ogni libro scolastico di qualsiasi materia c'è l'inno brasiliano. Poi c'è il portoghese, inno dietro, vabbè, qua è comprensibile. Matematica, inno dietro. Non lo so. Poi magari semplicemente sono
patriottici o cioè magari a me sembra stranissimo perché noi non ce l'avevamo da piccoli, anche geografia, non lo so, devo informarmi, storia, inno nazionale, tutti, però interessante, eh? Sarebbe stato sicuramente bello rimanere qui qualche giorno in più, ma così facendo ci saremmo persi il compleanno dell'ospedale São Giulião. Già, perché il 5 di agosto di ogni anno qui si festeggia alla grande e tra funzionari, ex funzionari, volontari, studenti, insegnanti sono previste più di 500 persone e per l'occasione vengono letteralmente grigliate 2 mucche intere. La festa dura tutto il giorno e c'è anche la banda che dalle 8 del mattino passa nei padiglioni dei malati per suonare un po' di musica. Si balla e si canta perfino a messa e nel pomeriggio si scomoda addirittura un aereo acrobatico. La giornata finisce con l'inaugurazione della pista d'atletica e vengono fatte delle gare dove possono partecipare tutti, grandi e piccini. Giusto il tempo di digerire il churrasco e ci siamo ritrovati sull'ennesimo pullman, anzi questa volta pulmino minuscolo, e siccome a noi piace viaggiare scomodi lo abbiamo pure riempito di valigie e provviste fino a scoppiare. Seduto sulla pasta. Pasta aperta, di tutto. Adesso. Le condizioni di viaggio. Noi un carro pestiamo nella seconda guerra. 10 ore così. In questa terza e ultima tappa andremo a Paraíso do Leste, un piccolo paesino sperduto nel nulla a pochi chilometri dal maestoso Pantanal. Apro una piccola parentesi, non perché ho delle immagini bellissime sul Pantanal e non sapevo come far inserirle, ma perché questo video serve anche per divulgare un po' di cultura, che quella non fa mai male. Quindi, per chi non lo sapesse, Pantanal significa palude ed è la più grande zona umida del pianeta, nonché uno degli ecosistemi più importanti e ricchi al mondo. Per 9 mesi all'anno le piogge ricoprono d'acqua l'80% della sua superficie, mentre nel periodo di secca invece gli animali si radunano nelle poche pozze d'acqua rimaste per dissetarsi, ed è in quel momento che si possono fare degli incontri magnifici. Chiusa la parentesi Super Quark, possiamo finalmente arrivare dopo circa 10 ore di viaggio e sofferenza a Paraíso, dove ad attenderci c'è Miriam, una volontaria italiana che da oltre 45 anni vive e lavora qui e grazie alla sua esperienza riesce a essere un vero e proprio punto di riferimento per tante famiglie, ma soprattutto riesce a garantire gli studi a tutti i ragazzi di Paraíso. Prima di iniziare le nostre attività, Miriam ci presenta all'anziana del paese per un cordiale saluto di benvenuto e una tradizionale benedizione. Ma le sorprese per me non finiscono qui. Allora, prima cosa che vedo a Paraíso è una gallina su un albero. Non capivo da dove arrivasse il verso. Eccola là, guardala, maledetta. Guardala, incredibile. Dopodiché si procede con la distribuzione delle canotte del treno a tutti i ragazzi. E qui ci viene chiesto dalla scuola di inserire nelle nostre attività anche qualche laboratorio ludico, delle lezioni di inglese e una vera e propria educazione fisica. 5! Fin qui sembra tutto uguale alle altre tappe precedenti, ma la cosa che differenzia Paraíso dalle altre tappe è che qui non c'è mai tregua e c'è sempre qualcosa da fare. Infatti Miriam giustamente ne approfitta più che può della nostra presenza e ci incarica di risistemare anche il campetto da basket e le altalene dell'asilo. Tra una pennellata e l'altra sbucano come funghi i ragazzi della scuola che si offrono per darci una mano. Noi ovviamente non ci facciamo scappare questa occasione e accettiamo l'aiuto, anche perché poi durante l'anno su quel campetto lì mica ci giocheremo noi, no?
E quando penso di avere finalmente una mezza giornata libera, salta fuori dal nulla un camion pieno di mais da consegnare e soprattutto da scaricare a una signora che lo userà come mangime per le galline. E ricordiamolo, qui vivono inspiegabilmente sugli alberi. Prima di una meritata doccia è d'obbligo fare visita al nostro amico barista del paese, detto il Marcione. Qui si possono trovare ben 2 tipi di birra e, se si è fortunati, anche un'infezione non richiesta causata dallo scarso igiene del locale, ma soprattutto del barista. Come se non bastasse, a mezz'ora di macchina da Paraíso c'è anche un piccolo paesino molto povero che si chiama Aparecida. Nonostante i nostri 1000 impegni, Miriam vorrebbe molto che andassimo pure in quella scuola a portare un po' di svago e divertimento. E come si fa a dire di no, Miriam? E infatti non si può, ci andiamo. E si conclude così la mia bellissima esperienza di volontariato qui in Brasile. Che dire, sono stati 45 giorni di scoperte, fatiche, emozioni e soprattutto crescita, trascorsi in una terra rossissima e magica. In questo mese e mezzo ho conosciuto un sacco di persone che mi hanno accolto come se fossi un loro amico da sempre. Ho visitato poi posti sperduti, ho faticato, ho riso e scherzato. Ho mangiato anche cose buonissime, visto animali strani, lavorato con dei colleghi simpaticissimi, ho imparato una nuova lingua ed infine mi hanno anche estratto dal piede sinistro un tipico insetto parassitario. Spero quindi di non avervi annoiato, ma al contrario di avervi fatto venire quella stessa voglia di Brasile che venne a me quando vidi esordire Ronaldo, perché laggiù ci sono ancora un sacco di bambini che aspettano soltanto una persona che attraversi l'oceano per giocare con loro. E se poi vi avanzasse anche del tempo, potreste sempre insegnare qualcosa di vitale importanza, proprio come ho fatto io. Lo sai per un gol, io darei la vita, la mia vita, che fondo lo so, sarà una partita infinita, è un sogno che ho, è un coro che sale a sognare, seguiu dalla 90 minuti per segnare. Eto! L'ho visto con la Champions mentre Ibra ancora no, Eto!